Abbiamo iniziato. Ciao Manuela, ciao Monica. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Prego Manuela, prego, raccontaci. Allora, niente, io volevo un po' analizzare il rapporto con il figlio del mio compagno. E, Conflittuale? sì, conflittuale, e il mio atteggiamento che ne deriva un po' infantile, ecco. E, Vuoi farci un esempio per farci capire meglio? Che dire, allora, quando magari, non lo so, mi metto un po' in competizione con lui, come se cercassi le attenzioni poi dal insomma, questo ruolo che ho con lui, perché diciamo la madre è un po' assente. E, con il tempo, non so, lui ha questo carattere nei miei confronti che è un po' come dire, indifferente. È una cosa che a me pesa molto e quindi io a volte lo attacco oppure lo istigo e fa anche lui con me. Ma lui il Insomma, compagno o il marito? no, Scusa, il compagno o il figlio? il figlio. Mm. Figlio. Anni? Adesso 16. Io lo conosco da 10 anni, insomma. E questo rapporto mi ha sempre provocato dei problemi, molte sofferenze, ecco. Mm. Poi da lì tutta una serie di inadeguatezze che io sento anche nel dire di poter essere madre, ecco, per tutta una serie di sensazioni che poi mi provoca questo rapporto. Ma tu hai figli? No, O io no, non hai nessun figlio? no, Ok. no. E poi, Tu sei a fine ciclo, mi hai scritto, no? no, io sono 2 anni che praticamente non ho un ciclo, o meglio, sì, diciamo che un ciclo normale non ce l'ho più avuto. E ho notato che ha corrisposto un po' con l'entrata definitiva in casa di, insomma, eh, mio figlio, adesso lo chiamo così, insomma. Perché prima stava con la mamma, adesso invece definitivamente sta con noi. Ok. Ecco. Due. Poi i problemi di peso, che praticamente è un problema con cui, diciamo, ci ho convissuto tutta la vita. Da bambina, poi in adolescenza mi sono dimagrita molto, poi mi sono ringrassata, poi mi sono dimagrita, poi negli ultimi 10 anni è stato un continuo aumentare di peso e mi ha sempre provocato tanti problemi, vergogna, insomma, Quindi c'è stato uno yo-yo all'inizio e sì. poi da quale momento, periodo, evento, anno è invece stato un sovrappeso costante, non più yo-yo? E diciamo che ho conosciuto il mio compagno 10 anni fa e già ero in sovrappeso, però già ero più una cosa, come dire, adesso riguardandomi normale, era la mia percezione che era molto... cioè io ho sempre avuto problemi con lo specchio, che lo specchio non mi diceva mai la verità. Quindi io ho sempre vissuto con quest'ansia del peso, anche quando effettivamente, ora riguardandomi, obiettivamente non ero così, insomma, grande. Dopo da lì, diciamo, sono 10 anni a questa parte che sono ingrassata molto, fino all'anno scorso, perché io all'epoca del Green Pass, prima del Green Pass, vivevo a Roma
Dopo ho perso il lavoro, nel senso che l'ho lasciato anche il mio compagno, perché non abbiamo aderito a questa cosa, e da lì ho iniziato. Ricordati di dire sempre Cinivac, eh? Ah, è Hai giusto, detto no, Cinivac finora? no, no. Hai detto quell'altra parola che non si dice? Sì. Quando l'hai Ok. detto? Non me lo ricordo. No, No, l'hai detta. No, non no, dirla. Non dirla. ok. Cinivac, mi raccomando, Sì, sì, e sì, Green sì, Cats, mi è raccomando. giusto, sì. Ok. E qua, E, siamo così, quindi. e niente, da lì ho iniziato sono ritornata a casa, sono ritornata nel posto di lavoro di sempre e da lì ho iniziato a prendere peso fino adesso che diciamo che questo peso non l'ho mai fatto. E mi sento male perché provo molta vergogna, Ok. ho difficoltà a stare in mezzo agli altri, insomma, E disagi, no? sì, sì. In più ho questa, posso, Sì, sì. sì, ho questo dolore all'ovario che ho scoperto di avere una ciste ovarica. Ehm, mi dà molto fastidio, però al di là della cura che insomma vorrei capire le motivazioni per le quali è successa questa cosa. Insomma, non so 3. se Sì. sì. Non volevi Eh, un fratello, giusto? Ehm, il mio rapporto, diciamo, con la maternità, nel senso che sono arrivata alla mia età che non so mai, ancora non ho capito se eh, dentro di me lo voglio o non lo voglio, un figlio. Ehm, mi ricordo che da piccola non volevo nessuno dei miei fratelli. Insomma, diciamo questo problema, poi inadeguatezza nel pensare di esserlo, insomma, e anche questo è un pensiero che ultimamente poi mi sta molto martellando in testa e vorrei, insomma, capire perché non so se è una cosa mia oppure non lo so. Però scusami, io ho scritto male, non volevo, ho scritto, non capisco cosa ho scritto. Fratello o un figlio? No, fratelli e figli, perché poi ho avuto anche due aborti Ok. voluti. Mm. Ok, uno spontaneo e uno no. Uno spontaneo che poi comunque sarebbe stato un aborto voluto, che è successa una cosa strana perché in realtà non si era cioè si era formata la camera, insomma, si era formato tutto l'apparato, ma non c'era nulla. Ho avuto poi un'emorragia, naturalmente, e l'altro invece è stato proprio fatto, un aborto. Ciste ovarica, Sì, segno in fronte. segno in fronte, io ho tipo una cicatrice qui che mi sono accorta di avere una mattina, però pensavo Vediamola. che era non lo so se si vede. È un po' al buio. Dovresti Eh, porti un attimo, vabbè, no, vabbè, vai così. No, così è anche peggio. No, così è la infatti non luce dietro. io pensavo Vabbè, che e a fosse forma di? no, di taglio, per così. E non sai Eh, come te la sei fatta. No, perché mi sono svegliata una mattina e pensavo che fosse il segno del... Visto quando uno si mette a letto, che insomma ti vengono i segni su... Però poi ho guardato i giorni successivi, diciamo che ce l'ho di sicuro, 2 anni che me ne sono accorta, però non so da quando in realtà ce l'ho. E Mhm. ho sempre detto, ma che cos'è? Non lo so, non ci ho fatto nulla, quindi non so capire le motivazioni, ecco. Ho capito. Ehm, Poi? poi, poi il lavoro, diciamo che
Adesso sono tornata nell'attività di famiglia, che è un posto dove è una vita che cerco di andarmene e ritorno sempre lì. E è sempre stato un motivo di grosse sofferenze da parte mia e anche per la mia famiglia, perché ci sono sempre state situazioni molto difficili e complicate. Mhm. E tuttora ci sto, ma diciamo che sono molto insoddisfatta. Vorrei, cioè, da una parte un po' mi fa comodo perché ovviamente, diciamo, mi dà la possibilità di avere delle entrate, però allo stesso tempo mi mette sempre in difficoltà con i rapporti in famiglia, c'è sempre quell'aggancio, insomma. E poi ci sono anche delle mie memorie vecchie che comunque io non riesco mai Sì, queste. a Eliminare. lasciare, sì, Sì. eliminate. C'è proprio Sì. l'impronta di uno shock, di un trauma. Te lo ricordi? Allora, forse non in particolare, ma io ricordo quanto ho sofferto lì, insomma. Ecco la connessione che... Smetti, riprendi, scappi e torni, Sì, ti arrabbi, fai pace, insoddisfazione, prigione e insofferenza. sì, Lavoro. Possiamo sì. dire che lavoro è? L'attività che Allora, fai? noi abbiamo un forno, un panificio, eh, e ecco, Ok, un panificio. sempre, sì. E i disincarnati sono la mamma e la No, nonna. No, allora, mia madre è vivente ok, e mia nonna no. ok. Domande, vai, prego. E, mi viene proprio fuori come una specie di scena del crimine, in cui è commesso un reato, una cosa un po' scioccante, un po' traumatica, un po' forte. Ma dove? Al lavoro? No, In casa? cioè, sì, sua personale, un po' tanto forte, ecco, che lei vuole isolare, lei vuole circoscrivere. Ma in questa vita? Secondo me sì, Ma lei lo ricorda? sì, parte sì. Non ti viene in mente niente, Emanuela? No, Vabbè, se iniziamo andiamo a vederlo in eterico. C'è un qualcosa di molto sofferto, di cui non ci si può avvicinare, come dire. Vabbè, non- non lo ricordi. ma riguarda il lavoro? Non penso, perché non riguarda quando adesso che tu lavori, Quando era bambina? nel tuo passato, quando eri più Adolescente? giovane. Sì, una ragazzina, bambina ragazzina. Forse ho capito, ma non so se è quello. Posso? Prego. Certo, Ehm, una violenza? sì, sì. Di quel tipo. Tu vuoi mettere i punti, Manuela? Sì, 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 Sì. 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 Eh, una violenza sessuale. Eh sì. Di cui non ci hai parlato. È perché non l'avevo presa L'avevi proprio dimenticata? in considerazione. L'avevi Sì. dimenticata? Sì, Eh, lei mi fa vedere che la isola proprio, non vuole entrare dentro quella cosa. Ci vuoi entrare, Manuela, oggi? sì, 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 visto che Brava. ne Ah, abbiamo... brava. Forte. Mm. Brava Manuela. Che mette i punti, ci mette la faccia e se ne fotte. Brava. Coraggiosa.
10 lode anche solo per questo. Bravissima, brava, brava, brava. E che senza batter ciglio dici sì, sì, certo, lo affrontiamo. Molto bene, già tipo più della metà del lavoro l'hai già fatto. Sì, Meno male, guarda. sì, sì, sì. Cioè, siamo a un test, no? Cioè, la classe che tutti che stanno per partire, tu sei già lì nella stanza con il test da un'ora e mezza, ne hai già fatto più di metà. E te, ma non vale, lei è coraggiosa, voi no. Quindi vale. Così. Va bene, se vuoi iniziamo. Sì, sì. Ok. Ok. Mentre Monica si prepara, ti disattivo il microfono, lo attivi poi tu alla fine e poi vabbè, fuori dalla registrazione ti spiego come scaricare il video. Ok. Ciao Manuela, ti disattivo Ciao. il microfono. Va bene, Monica, conto da 5 a 1 così ti connetti più profondamente a Manuela. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi. Mm. Mm. Allora, mi fa vedere questo, il nastro giallo e nero, che Mm? in genere utilizzi per circondare la scena di un crimine, no? Mhm. E al centro di questa scena del crimine mi fa vedere una sagoma a terra, una sagoma che è disegnata nera. È la sua sagoma? Sì? La vittima è Manuela. Però lei mi scrive sul nastro, non è un crimine, è un incidente. Ed è così? E, allora, nel tempo lei ha un po' voluto come considerarlo un incidente, quindi in parte anche una parentesi, un qualcosa che è accaduto, è andato, no? Un incidente, un incidente di percorso. E Mhm. invece cioè, racchiude una grandissima sofferenza e l'origine di tante questioni. Benissimo. Chiediamo il permesso a Manuela di procedere. Lei praticamente mi fa vedere come la sagoma, che prima era tutta nera, si anima e lei, però è un po' diversa da adesso, ha delle fattezze un po' diverse, la vedo più esile, diciamo, più sottile. Mhm. Si alza e dice sì. Vibrazione di Manuela. Mm, non è male, 18. Consapevolezza. 151. PS. 44. Vite. 978. E capacità medianiche, ovvero percentuale di cervello utilizzata. Quasi 9. Beh, gran bei voti. 9. Vite Sì. sotto il 1000. Poca PS, vabbè. Alta frequenza. Buona, molto buona. Quasi ottima consapevolezza. Prima sessione di Manuela. Sì. È Grande un'ottima, coraggio. sì, Mhm. coraggio e predisposizione nel guardarsi dentro. Noi conosciamo la sorella di Manuela, che è un'altra fuori classe. Sì. Più conosciamo un po' la famiglia anche, tutti fuori No, dai, classe. cavolo.
Progetto di Manuela. Mi fa vedere, allora mi dice moltitudine, se fosse seppellita sotto una moltitudine di cose, di persone, di eventi, come se queste cose e persone avessero preso il sopravvento su di lei, sulla vera Manuela. Quindi lei è un po' soffocata. Nome della PS. Molletta. Della PE. E il filo per stendere, mi fa vedere questo binomio, molletta e filo per stendere. Chiamiamo nel cinema il suo compagno, la sorella, il figlio del compagno e tutti quelli che vogliono venire. La madre. Che bello, mi fa vedere come lei non ha paura a stendere fuori i panni. Sai, a proposito di prima, molletta e filo per stendere. Uh-huh. E mi fa vedere che nello schermo del cinema lei è lì che stende i panni e al di là, appunto, all'interno del cinema, i suoi parenti guardano. Qualcuno anche un po' esterrefatto che lei abbia scelto così, di stendere pubblicamente i panni, che di solito si dice i panni sporchi si lavano in casa, no? Quindi di non esporre pubblicamente le proprie problematiche, invece lei lo fa. Ecco, la madre forse ha questo atteggiamento di maggiore, diciamo, introspezione. Pudicizia. Sì, esatto, sì. I panni sporchi si lavano in famiglia. Sì, ognuno si deve risolvere, sbrigare da sé le cose nella propria intimità, nel proprio silenzio, eccetera, ma non bisogna esporre pubblicamente questo. Vabbè, io noto per la mia delicatezza, ti chiedo adesso, Monica, andiamo alla violenza. Allora, non ho capito se c'entri in qualche modo con l'ambito scolastico, il periodo scolastico, perché comunque la scena del crimine me la colloca vicino ad una scuola. Quindi potrebbe anche solo riferirsi al fatto che era il periodo in cui andava a scuola. Perché lei ora... sorride, lo vedete, quindi lei sorride, come dire sì, okay. Lei ha capito. C'è un uomo, un ragazzo, un maschio? A me sembra abbastanza coetaneo, non lo vedo proprio estremamente adulto, o che sia solo da un punto di vista eterico che è immaturo, però mi fa vedere più o meno siamo là. Se è all'aperto o al chiuso? Lei la scena me la presenta fuori, però io vedo tutto da fuori, che può anche essere la sua volontà di mostrarmi tutto, di non portarmi in luoghi interni, perché lei vuole svelare. Quindi io non vorrei far confusione tra l'eterico e quello che è successo realmente. Andavo a scuola ed ero sotto la scuola, scrive. Ok, perfetto. Ma scusami Manuela, ma la cosa completa? O una molestia di altro tipo? Non lo ricorda? Bene. Quindi la scena del crimine è all'esterno, quindi è proprio una sagoma per terra. Mi fa vedere come se fosse stata... Allora, come se ci fosse stata in parte una sua partecipazione, ma nel senso che lei era tipo alla ricerca un po' di integrazione e di approvazione. E quindi il fatto in qualche modo di
a consentire era più legata a questo, all'accettazione, perché era un momento proprio d'adolescenza, diciamo, preadolescenza, adolescenza, di transizione, dove lei non capiva bene dove andare, quale persone scegliere al proprio fianco, lei stessa chi fosse, capito? E quindi è come se non se la sentisse di dire di no. Non la riesco a vedere, sai, proprio come l'aggressione improvvisa. Almeno me la mostra così. O che lei percepisce molto senso di colpa e allora l'ha trasformata così. Ma vedo appunto che lei non si è sentita vittima presa ingiustamente, ma si è sentita in colpa di questa cosa, come se avesse contribuito, avesse dato del suo. E lei scrive sì, vero. Bene, a livello eterico, noi facciamo un'analisi di causa esoterica. Cosa succede? Lei è una bambola di pezza, no? Come se temporaneamente l'anima stesse a guardare e rimanesse solamente un corpo biologico, quasi anche senza sensazioni, emozioni in quel momento. Questo senso quasi di estraneità, di scollamento. Quindi quanto era la PS di Emanuele all'epoca? Se oggi è 44. In quell'occasione e nei giorni, periodi successivi, allora l'occasione addirittura mi dice 12%. E poi piano piano sì, c'è una reintegrazione. E prima dell'evento? Però per un po' come uno stato catatonico lo definirei. Allora, prima dell'evento vedo in lei anche una certa confusione che ci sta in quell'età, quasi tutti, no? Hanno questa grande confusione e insicurezza tanta. Però è veramente una caratteristica cioè non la riesco a attribuire a lei nello specifico, no? Tanti giovani si trovano in quello. E quindi vedo molte fluttuazioni, ecco. Molte fluttuazioni anche perché magari cioè, andava dal sentirsi esclusa dagli altri al vivere delle parentesi in cui era un po' più inclusa. E allora voleva capire come fare ad aumentare il tempo di quei periodi di inclusione. Quindi c'era molta fluttuazione, vedo. No. Entità eteriche. Allora c'è un alligatore che vedo che proprio mi striscia nella melma. E poi vedo tipo una scimmietta che mi fa tutti i gesti del non vedere, non sentire, non parlare. Ok. E quella lì mi compare nel secondo universo. Non vedo, non sento, non parlo. Quello. Io non ne vedo, cioè poi vedo 2 DL, così. Mentali. Allora, me ne dà 2. Una è una domanda. Dov'è la verità? Allora, attualmente la collocherei mediamente in un livello 4, anche se in alcuni momenti magari si tormenta di più ed è 5. Però in passato vedo che è stata proprio più soverchiante, no? Quindi raggiungendo anche livelli 6 e 7. La pressava molto, dov'è la verità? Perché viveva proprio in questo stato di confusione dove non riusciva a darsi una serie di risposte. Non riusciva a rispondere a se stessa di fronte allo specchio, dov'è la vera me, come sono realmente fatta io fisicamente,
non riusciva a rispondere riguardo al fatto se volesse o no la maternità, se volesse o no una famiglia intorno a sé. Quindi, ecco, in generale, riguarda se stessa, chi è dentro e fuori, no? Ecco. Quindi questa entità mentale la turba proprio a questi livelli qui. L'altra invece me la chiama, diciamo, prorompenza veemenza, che mi si manifesta come una sua prorompenza fisica, ma anche una sua prorompenza, diciamo, emotiva. Ok? Quindi tende a volte ad essere così uragano, chiamiamola così, ok? In alcune circostanze un po' travolta e travolgente, ecco, anche nelle reazioni, sia appunto che si fa travolgere magari dalle discussioni, dalle incomprensioni, sia lei stessa a sua volta travolge, attacca, ok? C'è questa veemenza. In entrambi i sensi c'è. Che livello? Intorno al 3. Poi? Allora, riguardo, per esempio, mi mostra soprattutto i dolci, come cibo consolatorio. Però è come se io vedessi questi dolci e questo suo legame con il cibo più come una manifestazione secondaria di entrambe le entità mentali. Questa, diciamo così, suo essere travolgente, impetuosa, la porta anche a cibarsi, anche in maniera, sai, no? Un po' come a ingurgitare. Ok, quindi lo stesso tipo di veemenza, di foga. Così. Questa è un'altra entità, giusto? No, secondo me no. È insieme. Perché sì, come se fosse una conseguenza, no? E la stessa cosa di dov'è la verità, non trovando le risposte, è come se poi le cercasse in una cosa molto concreta che è il cibo, no? Cioè, ovviamente è un altro piano, però per dirti, il cibo legato e quindi come corollario di queste due. Quindi sono due le entità mentali? Sì. Collettive? Qualcosa tipo stai qui. Come se fosse stai qui, che è in senso più ampio, stai qui dove sei nata, stai qui nella tua famiglia, stai qui dove la vita ti ha portato. Stai qui dove vanno gli eventi, ecco, no? Non ti spostare più di tanto, non ti scostare più di tanto. C'è una vita in cui Emanuele è stata una viaggiatrice. Qua mi fa vedere proprio zaino in spalla con un cane, tipo. Lei un ragazzo, però mi fa vedere che era un ragazzo, proprio viaggiatore libero, con questo cane, senza grandi vincoli, senza grandi programmi. Però una vita un po' solitaria qua. Un'altra? Una hostess di volo, me la fa vedere. Vite tristi? Allora, questa del viaggiatore solitario, una vita molto introspettiva, ecco, con contatti umani, magari per molto tempo no, non ce n'erano. Quella della hostess, molto mondana anche. Va bene. Vediamo gli impianti. Io ne vedo solo 2. Allora, vedo come impianto mentale, ma non così solo mentale, anche eterico, perché assolve a queste 2 funzioni. Lo vedo proprio come un codice a barre.
piazzato così sulla fronte e poi ovviamente ha un'azione interna sulla mente. E l'impianto eterico è posizionato nella gola, come se la gola fosse un organo di controllo per tutto il resto del corpo e per le sue emozioni. Molto probabilmente lei a volte si trova in situazioni in cui sente proprio il classico nodo alla gola. E quindi ha questa doppia funzione, sia proprio di controllo come se partisse dalla tiroide per tutto il suo assetto ormonale, sia proprio come diciamo così, influire, incidere negativamente sulle emozioni. Io ne vedo questi due, basta. Causa esoterica del peso yo-yo. Un po' le abbiamo dette tutte le cause, perché abbiamo detto sia questo suo episodio molto difficile che ha vissuto in adolescenza, della violenza, sia le sue entità mentali, dove lei effettivamente è come se a volte vivesse un senso di estraneità rispetto a se stessa, sia anche come in alcuni momenti le sembra di farcela. L'abbiamo visto prima quando era ragazza, no? Quindi quando sembra di farcela, quando si sente accettata, quando in qualche modo si piace, riesce a staccarsi dal cibo, quindi a dimagrire. Poi di nuovo tutte le certezze precipitano, le pseudo certezze precipitano e quindi di nuovo si riaggancia al cibo e ingrassa. Ma oltre a riagganciarsi al cibo, è come giustamente, no? Quando le frequenze si abbassano, l'impianto alla gola riesce a lavorare in maniera più intensa, quindi anche ad incidere negativamente sul suo metabolismo proprio, ecco. Non è solo una questione di cibo, ma è proprio di come viene metabolizzato. Causa esoterica della vergogna. Beh, potrebbe anche non averla, fottersene, no? Allora, mi dà come se questo evento, allora, aspetta, perché forse il contesto scolastico non era così semplice, ma vabbè, ma spesso questo lo è, ok? Quindi spesso c'è una specie di sorta di attacco dei bambini fra di loro, una sorta di competizione, si creano insomma, no, dei giochi un po' difficili da gestire di questo genere. Quindi lei già aveva dei cali di autostima. Quando poi c'è stata questa violenza, è come se la violenza si fosse agganciata a questi suoi sporadici cali di autostima e si fosse agganciata moltissimo non solo alla sua testa, questa disistima, ma proprio al suo corpo. Quindi questo suo calo di autostima doveva diventare non solo mentale, ma proprio fisico. Fisico, cioè doveva diventare che gli altri la respingessero. Ed è come quindi se questa vergogna che lei prova, cioè lei si vergogna del proprio corpo di adesso, ma è come ricollegarlo ad allora. Cioè quella vergogna che allora era legata per quello che era successo e legata a quella fase dell'adolescenza che sicuramente in sé per sé è molto complessa, non è mai stata sanata. Mai. Lei non l'ha mai affrontata quella vergogna lì. E non affrontandola, cosa è successo? Che questa vergogna si è ingigantita, si è proprio espansa. E l'espansione ha avuto proprio un corrispettivo fisico. Quindi adesso vergogna e espansione fisica sono più che mai legate. Ma è giusto che sia così, perché altrimenti lei non l'avrebbe vista questa cosa.
Va bene. Causa esoterica del rapporto conflittuale con il figlio del compagno, nonché dei suoi atteggiamenti infantili. È come se veramente venisse riportata, vabbè, lei ha a che fare già da un bel po' di anni con questo ragazzo, no? Che all'epoca era un bambino, no? Quando lei aveva avuto a che fare. Ed è come se lei ritornasse in quella fase sua personale di vita, che è stata proprio determinante. Che è la fase un po' scolastica, no? È come se questo ragazzo, figlio del compagno, la riportasse lì, in certe dinamiche. E quindi lei non si rapporta a lui come donna matura, che dovrebbe essere, no? Visto la sua età, ma si rapporta con lui come la Manuela di allora, quella Manuela lì ferita. Quella Manuela lì che era proprio in lotta con, non so come dirti, con gli atteggiamenti di rifiuto e di indifferenza degli altri compagni, no? Che poi spesso ci sono. Qualcuno ti accetta, molti ti rifiutano, poi dipende dai giorni, dipende da come sei vestita, dipende da cosa dici, no? È come se la riportassi indietro a quella roba lì, quelle dinamiche lì che lei non ha risolto. Questo ragazzo è come se gliele facesse un po' rivivere. Quando è entrato nell'età giusta, quella dei 16 anni, lei si è ricollegata a quell'incidente lì. Perché prima no, prima non era in competizione. E secondo me, allora, è da un paio d'anni che si muove questa roba qui. Quindi dai 14, proprio l'adolescenza. Sì. Io non so se siano più problematici i 14 o i 16 anni. Una bella battaglia. Va bene. E invece la causa esoterica dei problemi avuti all'ovaio, nonché del ciclo che non si capisce bene se è finito oppure no? Allora, la sua femminilità lei non l'ha vissuta in maniera armoniosa, proprio perché si è creato questo groviglio di sentimenti, di emozioni molto negative. Ma anche rispetto al suo corpo e al suo essere seduttiva, perché nel momento in cui lo è stata lei ha ricevuto la violenza, ok? Quindi proprio in generale tutta quella che è la sua femminilità è vissuta male, infatti forse lei ha avuto anche cicli dolorosi, cose del genere, no? E io per esempio adesso come adesso non la vedo in menopausa. La vedo come se in questi anni in cui lei si è fermata, perché per tutte le ragioni, no, di psicopandemia così, lei si è fermata, certe tematiche sono emerse in maniera più prepotente e hanno iniziato ad avere tutta una serie di riscontri fisici. Quindi sia proprio perché lei ha iniziato allora, l'aumento di peso è appunto da una decina d'anni, ma in particolar modo secondo me da 2 o 3 anni che è diventato ancora più importante. Sì. Ecco, ed è proprio in questo periodo in cui lei si è fermata e certi contenuti rimossi hanno iniziato a venire alla superficie facendosi sentire sul piano fisico intimo e sul piano fisico nel senso proprio di peso del corpo. Però io vedo anche che c'è anche un problema di zuccheri, troppi zuccheri, che sono sempre, gli zuccheri sono sempre comunque consolatori, ma che hanno un'azione molto negativa su tutte le sue dinamiche femminili del ciclo. Un eccesso di zuccheri che può essere sia dolci che carboidrati. Causa esoterica dell'aborto spontaneo. Questo però mi dice indegnità, forse non ero degna di essere madre. Allora, alla fine lei dice, cioè, gli aborti
sono stati entrambi voluti, no? Mhm. Anche quello non pianificato, che è stato spontaneo, lei non l'aveva voluto. Ed è come se lei è una che tende anche un po' a gettare la spugna. Ed è come se quindi lei, non so come spiegarti, ciò che non lo ritiene giusto per sé lo lascia andare. E si dice magari, ma perché non lo volevo? Però di base è come se lei non si considerasse all'altezza di una certa cosa, come se lei non si considerasse all'altezza di un qualcosa anche di veramente bello e gioioso e felice. Quindi stessa domanda e stessa risposta per l'altro. Perché Aborto. lì è una specie di dire io non voglio essere madre perché non sarei una buona madre. Non so, non è pienamente perché non voglio un figlio, perché non sono in grado di provare quella profondità di sentimenti, di accoglienza, di essere così disponibile per avere un figlio, però è più come un'accusa verso se stessa, cioè non è un no, tu figlio mi impedisci di fare delle esperienze, sei un peso per me. Io non sono abbastanza per te, non sarei abbastanza per te. Causa esoterica del non volere un fratello. Allora, qui c'è come un pensiero un po' limitato, come se ci fosse un limite. Allora, aspetta. Allora, lei di base non ritiene, non si ritiene degna di ricevere cose belle, ok? A maggior ragione, se ci sono più competitor, no? Ok, in questo caso il fratello, cosa succede? Che già io magari non merito più di tanto l'amore. Se poi in più c'è un altro a cui potenzialmente va dato l'amore, e cioè io poi non avrò niente. Quindi questo è un meccanismo. Causa esoterica della ciste ovarica. Allora, l'impianto preciso lì non lo vedo, l'ho visto appunto alla gola, come se appunto la gola riuscisse a interferire in generale il metabolismo e l'assetto ormonale. Però è molto legato al suo rapporto con se stessa in quanto donna femmina e poi come ho detto gli zuccheri. Causa esoterica del segno in fronte. La PS negli ultimi 2 o 3 anni ha dato proprio dei chiari segni affinché Manuela avesse una bella scossa. Il fatto di prendere peso, il fatto di avere appunto queste problematiche femminili e il fatto stesso di questo segno in fronte che le testimonia proprio l'esistenza di questo impianto eterico e mentale, la cui funzione è quella proprio di farla sentire piccola, limitata, con poche risorse, con Non poche degna. carte da giocare, sì. Va bene. Cosa succede energeticamente parlando quando è al lavoro? Il lavoro che lascia e prende, scappa e torna, si arrabbia, è insoddisfatta, è una prigione, è un luogo di insofferenza. Sembra proprio come essere, sai, un adolescente quando i genitori costringono la figlia a stare a casa a studiare, ad andare a scuola, quelle cose lì, no?
Mhm. è vissuta in maniera molto analoga, questo senso proprio di ribellione, di opposizione nei confronti dei genitori ed un lavoro che potenzialmente, come la scuola, ipotesi, no? Potrebbe anche piacere, ma proprio per il fatto che è in quel contesto, con i genitori e strutturato in una certa maniera, proprio non le va giù, non le piace, la fa sentire soffocata, la fa sentire, io vedo proprio compressa, come proprio dentro una specie di uovo mi fa vedere che diventa sempre più stretto e lei si sente anche quasi difficoltà a respirare e diventa proprio anche quasi una costrizione cranica. Dove fa fatica, diciamo così, a mettere in ordine con calma i pensieri ed è per quello che esplode, l'abbiamo vista, no? Prima l'entità mentale veemenza, ha proprio queste esplosioni di rabbia, di insofferenza e quindi anche proprio di fuga. Va bene, nonna materna disincarnata, chiamiamola. Io non so se arriverà perché abbiamo già fatto dei lavori con la sorella, ma Infatti, l'abbiamo aspetta già che... chiamata? Sì, mi sembra proprio di Manuela? sì. No, non l'abbiamo, no, no. Però è già andata perché mi fa vedere Mm. come una foto che è molto statica di questa nonna che prende in braccio Manuela, però è molto piccola Manuela perché la tiene su per le ascelle, sospesa in Mhm. aria. Ecco, questo è un fermo immagine proprio, non lo vedo in movimento. Vabbè, giriamo la foto, vediamo se c'è un Tra messaggio della l'altro. nonna. Mm. Puoi essere la stessa bambina amata come in questo istante. Che bello. Mm. Un attimo Sì. che lo scrivo. È bello questo momento? Allora, è molto bello perché è come se fosse un messaggio che si espande in tutta la linea storica temporale di Manuela. Quindi, partendo da lì, è come se andasse a rivitalizzare le tappe successive di Manuela. Tutti i momenti di down, di sconforto che Manuela ha avuto Mhm. ricevono il messaggio energetico così d'amore, rivitalizzante della nonna. Io non so perché, ma vedo che questa nonna fa dei dolci. Vedo che questo momento è dominato da un profumo di torta appena tolta dal forno. E adesso lei mi presenta una crostata, poi effettivamente non so, Mhm. vedo crostata, vedo delle mele intorno, Va bene. un po' alta. La nonna è ancora presente. Tagliamo la crostata in tante piccole fette, anche molto sottili. E adesso Manuela, in tutta la sua vita, in cui ha bisogno di questa frase, e la frase è portata dalla crostata, si mangia una fettina. Sì, è vero. È come se la Manuela di adesso imboccasse in un certo senso, ad alcune proprio in bocca, alcune Manuela del passato le imbocca, Mhm, altre semplicemente gliela porge. mhm. Ed è proprio una fetta di dolce che contiene non calorie, ma amore e informazione. Bene. Tutte le fette sono diverse di grandezza, no? Gli spicchi sono diversi a seconda di quanto ne ha bisogno. Avanziamo l'ultima fetta, la più grande, e lei la mangia nel momento precedente la scena del crimine. Come se dicesse no, devo tornare in classe. Al nulla. Sì, non fa accadere quello, sì.
ma comunque ha la possibilità di offrire questa crostata anche alla Manuela che giace lì in terra. Molto bene. Abbiamo switchato Manuela in un'altra linea temporale, quella che se ne va in classe, che dice no, qualunque cosa sia successa, perché non lo sappiamo e lei non lo ricorda. Mm. È come se Manuela mi dicesse adesso basta questo senso di sporcizia, di colpa e di indegnità che mi porto avanti da tanti anni. Basta. Mi sono volutamente imbruttita negli anni. Ora ritorno alla mia bellezza, alla mia purezza. Nessuno me l'ha portata via realmente. Crostata hai detto, marmellata di? O cioccolata? Non so. Allora, vedevo intorno le mele, però in realtà la marmellata è di fragole. Quindi è una torta di miele, un apple pie? No, cioè non lo so, si vede che faceva anche le torte di mele, non lo so, non ho idea, però la crostata che ha fatto è con la marmellata di fragole. Non so. Vabbè. Salutiamola la nonna. Sì, si pulisce un po' così con dalla farina. Mhm. Vuole lasciare un messaggio alla figlia, quindi la mamma di Manuela che è nel cinema? Perché infatti mi viene giovane, non mi viene una donna anziana, no? Perché probabilmente mi ha voluto manifestare questo momento in cui non era particolarmente anziana, no? E Mhm. la mamma di Manuela dice: Vedo che hai un gran bel da fare con questa famiglia. Ne so qualcosa. Però lo dice in maniera ironica, giocosa, scherzosa. È come se lei adesso vedesse con molta più leggerezza e ironia il tutto. E in fin dei conti c'è un invito a tutti loro a fare altrettanto, ad alleggerire, fare qualche battuta, sorridere di alcune dinamiche che stanno diventando troppo seriose. A prenderla un po' più alla leggera. Sì, ma non vi ricordate il grande gioco? Se non ve lo ricordate, ricordatevelo. Questa è una nonna che è già stata, che è nel portale Aureo, e da un po'. Sì, sì. Queste sono parole interessanti. Tutti sanno, conoscono, no, la mia non simpatia per i messaggi dei disincarnati, ma questo è un disincarnato che già è stato di là, ha visto tutto il gioco finto, che lei non è una nonna, che non è un nonno, che non è una mamma, che non è un papà, che non è un figlio, che non è una figlia, è una PS che parla e poi parla attraverso i mezzi che le mettiamo a Certo. disposizione, ovviamente rapportandosi con Emanuela con il suo personaggio teatrale della Esatto, nonna, in questo caso. esatto. Non prescinde da questo, va bene, ma mi sembra che già si muova in un contesto di grande saggezza. Le chiediamo come sta di là. Mm. Eh, non lo so perché non è che mi riesco a tradurlo bene in parole, no? Perché è come se fosse uno stato di eh, fluttuazione, di leggerezza, espansione, mm, eh, pienezza. Come lo chiama quel posto la nonna? Il portale è il portale. E dentro cosa c'è? Cos'è? Però lei mi dice una lamella d'oro. Da lì lei è andata a vedere com'è la sorgente? Si può?
Non ho bisogno di andare a vedere la sorgente per sapere che sono la sorgente. Perfetto. La salutiamo allora. Vedo che mette tipo, penso sia tipo una gardenia, assomiglia un po' a una rosa bianca, ma non è proprio una rosa. E la salutiamo. Cosa vuole fare Manuela? Sì, al cluster ci vuole andare certamente, sì. E cosa ci trova? Vedo dei forconi infilati in una terra un po' arida. Mhm. Uno spaventapasseri, questo terreno arido disseminato da questi oggetti. Li estrae, li lascia, ne mette di nuovi, dà fuoco al terreno, lo coltiva, cosa fa? Lo spinge via tutto quanto verso il portale definitivo. Ha Con le una mani? gran forza e decisione, sì, con le mani. Anche il terreno? Tutta la scena? Sì, tutto quanto, sì. Ma quindi se lei utilizza questa forza in un cluster, che è un'altra rappresentazione virtuale, comprende a fondo che è tutto virtuale. Sì, ora lo sta comprendendo intimamente. Va bene. Manuela è virtuale, perché lei non prova a buttarsi in un portale definitivo? Così. Anche lei è virtuale, definitivamente scompare nel portale definitivo. Mi fa vedere come un effetto, oddio, non so se è corretto dire fionda, come se ha una specie di, Elastico. sì, bravo, elastico, bravo, una sorta di intuizione e comprende che può entrare nel portale definitivo e poi proprio per effetto di questa specie di tappeto elastico ritornare fuori dal portale definitivo, essendo tutto quanto un gioco. Però c'è una sorta di timore. Dice, però poi se invece non è così, Mhm. che entro e non è vero che ritorno dall'altra parte? Beh, possiamo provare noi davanti a lei. Posso provare io. Mm? Mi annullo in un portale definitivo. Addio, addio. Così vado a vedere com'è, no? Che Sì, succede? è come se fosse una specie di, facciamo, no? Che sei entrato in un forno della pizza, del pizzaiolo, Mhm. però in profondità, diciamo, quindi non su un piano orizzontale, ma su un piano verticale. Quindi come se ci fosse tutto buio con delle braci ardenti. Questo è quello che mi mostri. Però appunto vedo che non vieni toccato dal calore delle braci, non ti scotti, perché sai che è un gioco e non ti vuoi scottare, Mhm. quindi Quindi non vuoi incenerirti. non sono morto. No, assolutamente no. Stai giocando? Mhm. Giochi ad entrare e a uscire. Giochi adesso che stai guardando come sono le pareti di questo portale definitivo. Le tocchi anche, vedo che non ti bruci, che saltelli, praticamente sfiorando una brace e l'altra, no? Perché ti diverti a vedere come potresti avvicinarti pericolosamente, ma poi non ti accade nulla. Emanuela? Perché Manuela non entra in un portale definitivo e esce direttamente all'avatar? Può farlo? Ovviamente può farlo, ehm, non è che ha così gran fiducia in se stessa come magari ce l'hai tu, eh, però vedo molto di più rispetto a prima. Mhm. Poi è molto intelligente lei, ed è una che assorbe subito quello che vede, per esempio tutte le varie sessioni che tu dici, eccetera, lei assorbe sempre qualcosa da ogni sessione, no? La fa sua.
Quindi, avendo visto te che lo fai, vedo che prova anche lei, anche se con qualche... non è spavalda come lo eri tu, no? Mhm. Ma non deve essere, ognuno è quello che è, insomma. Sì, esatto. Ed è tornata? È uscita dall'avatar? Sì, ho Mhm. fatto un po', come dirti, in punta di piedi veloce. Ah, adesso torna indietro. Nel cluster di là dove non c'è più niente e poi va all'avatar non passando dal portale definitivo. Poi lo rifà, torna indietro, poi lo rifà, poi torna indietro. Ok. Poi va nella tana del bianconiglio e poi esce. In effetti il passo è iniziato a diventare più spedito, più sicuro e non è più in punta di piedi, ma sta appoggiando tutto quanto i piedi a terra. Vedo che inizia anche un po' a ridacchiare, a divertirsi. Ok. Poi apre un portale che dà nel momento più bello della sua vita, lo va a vedere e poi torna indietro. Non so, tipo come se fosse un riconoscimento, mi fa vedere, che può essere tipo un diploma, ma piuttosto che un corso portato a termine, ecco, una roba del genere. Mhm. A vedere lì grande gioia in questa cosa. Sì, Bene, ha proprio bisogno di vedere se stessa che raggiunge dei traguardi. Mm. Mm. Avatar via subito senza analisi, creazione del suo primo ad eternum. Vedo che mette una mano sul cuore e una mano sulla testa, a coprire anche quella cicatrice che ci ha mostrato. Mhm. Quindi le mani per ora sono separate, una sul cuore e una sulla fronte, poi le unisce e dall'unione proprio della forza di mente e di cuore fa nascere l'ad eternum, azzurrino. Lei è più brava o meno brava di quelli che ha fatto la sorella? Un po' di competizione. Sono differenti. Sono differenti. In questo caso specifico non c'è un meglio o peggio, sono diversi. No, esatto. Ed è sempre lì nel cinema, la sorella, con che atteggiamento? Di grande incoraggiamento, di tifo proprio. Mhm. Ma molto bene. Tutte e due li ha fatti? Sì, sì, sì. Ok. E adesso ne fa un altro e lo mette nel suo corpo fisico. Sì, è come se lo mettesse. Dunque, vedo che parte dal centro del corpo perché sente proprio bisogno di acquisire, non so, anche confidenza, forse con la sua pancia, no? Che poi capisce anche essere la sede del suo potere personale e poi comunque molto vicino alla zona intima. Qui vedo che sceglie di metterselo qui e poi si propaga nel resto del corpo. Uno nel corpo emozionale. Lì ce ne sono di emozioni, a bassa frequenza ce n'erano. Allora può Anche se anche... poi complessivamente la sua frequenza non è bassa, però ci sono proprio dei momenti in cui si fa proprio travolgere, ecco, da queste emozioni di scarsa fiducia, di scarsa stima di sé e anche un po' del suo futuro, ecco, sfiducia un po' nel futuro. Se vuole ne può creare di più, nel corpo Sì, emozionale. di Mhm. più, ne ha bisogno Quanti? di più. Allora, adesso me ne fa vedere 4. Ok. Uno nel corpo mentale. Mm. E subito lo va a applicare lì, eh, dove ormai si è già disintegrato, è il codice a barre, e quindi fronte e testa, sì. Corpo eterico e corpo subliminale. Ok.
fatto? Sì, sì, sì. Va bene. Nuova frequenza, ipotizzo che non ci siano più tutte le cose che abbiamo visto prima e che non ci interessano, né moltitudine, né il coccodrillo, la scimmia, gli EDL, dove la verità, veemenza, prorompenza. No, no, non ci sono più queste. Nuova frequenza. 298. Nuova consapevolezza. 265. PS. 57. Vite. 804. Erano già poche prima, eh? Mm. Cervello. Quasi 10. Messaggio finale di Manuela a se stessa. Sono pronta alla mia trasformazione amorevole. Sono qui per darmi l'amore che non mi sono data in tutti questi anni. E l'amore da dentro lo vedrò fuori. Mi fa proprio vedere un po' tipo un glicine, io direi, che sembra, no? Come se fosse lei, questo fiore che sboccia dopo essere stato chiuso per tanto tempo. Messaggio che dà al compagno. Ce la facciamo a ritrovare un equilibrio, a trovare il nostro nuovo equilibrio. Messaggio al figlio del compagno. E vedo che gli dà la pacca, una pacca sulle spalle. Adesso facciamo un po' diversamente. Iniziamo ad intenderci. Lui all'inizio alza un po' le spalle, no? Come, ma che mi importa di quello che hai detto, no? E poi invece vedo che gira la testa e fa un sorriso verso di lei. Probabilmente come fa spesso perché Manuela ride. Messaggio alla sorella. Siamo una forza insieme e ci contaminiamo l'una con l'altra. L'una aiuta l'altra ad evolvere. È una grande forza. È un bel legame, anche se anche questo vedo che ci possono essere dei momenti di confronto, Mhm. ma è molto solido. Cosa vuole fare con il nastro della scena del crimine? Adesso mi mostra che lo taglia, perché non è più tempo di isolarlo, Mhm. ma è tempo di affrontare quella scena del crimine, di rendersi conto che lei ha scelto quel momento e tutto quello che ne è conseguito per evolversi, ma per farlo aveva bisogno di entrarci all'interno, di non rimanere confinata all'esterno con il nastro, no? Per quello che l'ha tagliato ed è entrata dentro. E vedo che semina fiori dentro la scena, che adesso è semplicemente un terreno, lei semina dei fiori. Va bene, come la vedi? Leggera, Come come all'inizio? no, assolutamente, come se avesse veramente iniziato finalmente a respirare, a sentire i profumi
il profumo della vita. Immagine finale? La vedo proprio appunto annusare una serie di profumi e sorridere, come se avesse voglia proprio di uscire all'aria aperta, di essere se stessa nel mondo. Va bene, se vuoi abbiamo finito. Sì, sì. Pronta a tornare, Monica? Disconnettiti da tutto e tutti e dimmi quando sei pronta. Ok. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Ecco. Come stai, Monica? Va bene, grazie. Manuela, attiva pure il tuo microfono, prego, fallo tu però, perché io non posso. Siamo ancora in registrazione. Eccoti. Eccomi. Cosa vuoi dirci? Benvenuta, Oddio. bentornata. Grazie. Oddio, A te? scusate che ho fatto un casino. Ma va bene. Ti vediamo e forse tu non vedi più noi? Ok. Sì, eccomi. Allora, scusami, dicevi... Dimmi tutto, cosa vuoi raccontarci? Allora, mano a mano che Monica mi parlava, no, ho ricordato alcune cose e sì, diciamo che mi sono ricordata anche proprio delle sensazioni che avevo vissuto. E poi mi chiedo, strano come proprio questa cosa io l'avessi così, come Rimossa. dire... Ma no, rimossa no, perché in realtà però come l'avessi proprio messa da una parte che a non prenderla in considerazione, ecco. Che effettivamente, insomma, la sua rilevanza Certo. ce l'ha, Aveva, sì. sì. Poi sì, da come descriveva Monica, anche con il figlio del mio compagno, insomma, l'ho proprio visto che era lui. Ecco. E di mia nonna lo immaginavo perché che, insomma era entrata nel portale, quindi però magari aveva un messaggio importante e ho provato, insomma. Mi sento molto, molto meglio, sento anche un po' più di, non lo so, di fiducia. Sono proprio felice di aver fatto questa sessione, cioè sentivo un grande bisogno. Bene, Veramente grazie. Grazie. bene, grazie a te, anzi. Veramente E coraggio, bravissimo. veramente. Grazie. Complimenti, quindi lasciamo tutto così, no? Me lo Sì, sì, sì. confermi? Sì. Ok. Grandissima, bella brava, bella brava. Facci sapere come va. Niente, io Sì, interrompo qua la registrazione, restate ancora un attimo in linea. Grazie ancora, Manuela. grazie a Grazie, voi, Monica. grazie di cuore. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Alla sorella anche, ciao.